I verbi italiani, a differenza di quelli inglesi, hanno una cosiddetta inflessione complessa. Questo significa che mentre in inglese un verbo si coniuga quasi solo modificando la persona, in italiano è necessario sapere come il verbo va modificato per ogni persona. Quindi bisogna imparare ogni nuovo verbo a memoria, considerando che in italiano ci sono 7 modi verbali e 21 tempi verbali. Per fortuna la risposta è no. In questo video vi insegnerò come si coniugano tutti i verbi italiani regolari al presente indicativo. Cominciamo subito. Ciao a tutti e benvenuti. Sono Mattia di Lingua Franca. Se state imparando l'italiano, non dimenticatevi di iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella per non perdervi i nuovi video settimanali. Partiamo con una distinzione molto importante. Tutti i verbi regolari italiani ricadono in uno di 3 modelli, chiamati coniugazioni. I verbi che nella loro forma all'infinito finiscono con are appartengono alla prima coniugazione. I verbi che finiscono con ere appartengono alla seconda coniugazione. I verbi che finiscono con ire appartengono alla terza coniugazione. Naturalmente, oltre a questi, ci sono i verbi irregolari, che possono variare solo su alcune persone, tempi e modi, oppure su tutti. Oggi però concentriamoci sui verbi regolari. Alla fine di questo video saprete coniugarli tutti al presente indicativo. Parlando proprio di presente indicativo, a cosa serve? Il presente indicativo si usa in questi casi: eventi che accadono nel presente, azioni abituali, stati e condizioni correnti di qualcuno o qualcosa, azioni pianificate nel futuro. Vi ricorda qualcosa? Gli utilizzi del presente indicativo italiano sono molto simili a quelli del simple present inglese. Quindi, almeno in questo caso, non dovrebbero esserci troppe difficoltà. Come abbiamo detto, oggi ci concentriamo su come coniugare i verbi regolari in questo tempo verbale. Cominciamo dai verbi che appartengono alla prima coniugazione, ovvero i verbi il cui infinito finisce con are. Alcuni dei verbi regolari che appartengono a questa coniugazione sono amare, sognare, cantare e lavare. Andiamo ora a vedere come si possono coniugare per tutte le persone. Molto semplicemente andrà rimossa la parte finale, are, e al suo posto andrà inserito qualcos'altro. Amare, amo, ami, ama, amiamo, amate, amano. Come vedete, poiché i verbi cambiano per ogni persona, in italiano non è obbligatorio specificare la persona, che viene infatti quasi sempre omessa. Questo modello vale per tutti i verbi che appartengono alla prima coniugazione. Vediamo un paio di altri esempi. Benissimo, ora che avete capito come funziona, possiamo passare alla seconda coniugazione, quella dei verbi che finiscono con ere. Tra i verbi di questa coniugazione troviamo credere, leggere, vincere e vendere. Anche in questo caso il gioco è lo stesso. Vediamo subito come modificare il finale ere per ottenere tutte le persone. Credo, credi, crede, crediamo,
credete, credono. Non troppo difficile, no? Vediamo ancora qualche esempio. Se confrontiamo i verbi della prima coniugazione con quelli della seconda, come potete notare, la differenza non è enorme. Proviamo ora a introdurre i verbi che appartengono alla terza coniugazione e che finiscono quindi con ire. La terza coniugazione comprende verbi come dormire, finire, mentire e capire. In questo caso troviamo una piccola difficoltà aggiuntiva. Ci troviamo davanti due possibilità. Alcuni verbi funzioneranno in maniera molto simile a quella delle prime due coniugazioni, come dormire, dormo, dormi, dorme, dormiamo, dormite, dormono. E fin qui è fin troppo facile. Purtroppo, però, alcuni verbi vengono modificati e bisogna aggiungere la particella ISC tra la radice e la desinenza di quasi tutte le persone, tranne la prima e la seconda persona plurale. Ecco un esempio. Finisco, finisci, finisce, finiamo, finite, finiscono. Purtroppo non esiste una regola facile che vi permetta di sapere come un verbo della terza coniugazione funzioni. Così come non è possibile sapere a priori se un verbo è regolare o irregolare. Il consiglio che voglio darvi è quello di esporvi il più possibile alla lingua italiana, cercando di acquisire più che imparare, così da poter capire poi come coniugare un verbo in base a come suona meglio. Ovviamente anche gli italiani fanno spesso errori quando devono coniugare i verbi, quindi non preoccupatevi troppo di sbagliare. Vediamo ora un'ultima tabella, in cui troviamo tutte e tre le coniugazioni una di fianco all'altra. Come potete vedere, le differenze non sono enormi e con un po' di pratica sono sicuro che sarete in grado di imparare la coniugazione di tutti i verbi regolari al presente indicativo. Naturalmente ci sono molti altri modi e tempi da imparare per parlare italiano, ma già imparando bene il presente indicativo riuscirete a dire e a capire moltissime cose. Terminiamo ora con un piccolo test. Vi mostrerò la tabella di prima per qualche secondo e subito dopo un esercizio. L'esercizio rimarrà sullo schermo per circa 5 secondi. Quindi vi consiglio di mettere il video in pausa, provare a fare l'esercizio su un foglio di carta e poi far ripartire il video per vedere la correzione. Fantastico! Com'è andato l'esercizio? Fatemelo sapere in un commento e non dimenticatevi di imparare la giusta pronuncia usando la strategia di cui parlo in questo video. Se il video di oggi vi è piaciuto, ricordatevi di cliccare sul pollice in su qui sotto. Per oggi è tutto. Ci vediamo nel prossimo video. Buon italiano a tutti!